Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, da un'idea di Go Nagai, edizione Hachette, uscita numero 15. Tra l'altro mi sono accorto che nel video unboxing non vi ho fatto vedere nel dettaglio questi. Scusatemi, li vediamo adesso. Per quelli che invece desiderano dare un'occhiata all'interno del fascicolo, oltre che guardare le immagini, anche poter dare lettura ai contenuti, potete andare a vedere il video unboxing, dove tutto è documentato proprio per questa ragione. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e che contribuiscono a dare vita al canale. Grazie a tutti. Per quelli invece che ancora non sono iscritti, se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da Michele, mi contatti privatamente, grazie. Ecco qui, montaggio anche questo ben spiegato, per cui nella sua complessità risulta molto semplice da montare. Abbiamo una serie di viti, vedete, come vi ho detto non nel video precedente ma nel numero 13 vi facevo notare la differenza della lunghezza delle viti. Attenzione, le viti sono tutte uguali come passo e come brugola, ma cambiano le lunghezze, non immischiatele, non confondetele, ok? Poi abbiamo anche le sue rondelle, quattro pezzi in metallo, eccoli qui. Queste sono le articolazioni sinistre, le due metà, in zinco presso fuso, e anche queste sono in zinco presso fuso, ma sono la copertura dell'articolazione. Ci servirà questo. Vi ricordate, abbiamo montato due pezzi, ma questo è più completo, quindi questo qui. Lo disponiamo in questa maniera, così. Prendiamo questo che ha questa parte scavata e andiamo a metterlo così. Prendiamo l'altro. Che pezzi ragazzi, mamma mia, che bellezza. E andiamo a fissarlo con due viti. Non dimenticatevi le rondelle. Non stringete tutto subito, ricordatevelo, mettetele prima tutte e due, stringerete dopo. Alla fine poi non andate via, perché vado a prendere quello che ho montato fino a questa uscita numero 15 e poi ci salutiamo. Sperando di non fare come prima, che invece di mettere pausa al video ho messo l'arresto al video e ho dovuto farne un altro. E va bene, dobbiamo fare. Ok, adesso posso stringere le due viti. Questa brugola qui
fa un po' tribulare, ecco qua, perfetto. Bene, ecco qui. Adesso dobbiamo tenere questo in questa maniera, ok? La cavità deve essere verso questo dado e andiamo a mettere due viti qui. Aspettate, perché qui ho fatto, dovevo inserirlo meglio. È giusto, ma come posizione, come direzione, ma la posizione no, perché il dado doveva uscire. Io pensavo che fosse scorrevole tutto. Ah, è scorrevole infatti. Ah, ok. Ah, ecco, allora è giusto. Non vedevo il dado fuori, pensavo che andava, pensavo di aver sbagliato, mi sembrava. Ok. Ok, bene, siamo così, torniamo a noi. Questo deve essere in linea con questo, mi raccomando, non giratelo, non mettetelo così perché è sbagliato dall'altra parte, ok? Comunque, così dai. Andiamo a mettere due viti e due brugole qua. E stringiamo. Che struttura potente! Si sente proprio mentre la montate che è qualcosa di veramente resistente. Qui non ci saranno incertezze, non ci sarà possibilità che un braccio possa non stare su, ma dove lo metteremo starà. Questa brugola è quella che ci hanno fornito, io ne ho di così belle, perché devo usare questa? Non lo so, vabbè. Ecco qui. Mi raccomando, stringete bene, perché una volta che invece andiamo a mettere il guscio non potete stringere più. Aspettate un attimo, perché non mi piace questa brugola. Bene, ho cambiato la brugola perché vado molto meglio con questo. Adesso è molto semplice, guardate, abbiamo questi due pezzi, prendiamo questo, non quello con la lettera L all'interno, ma l'altro, perché deve andare a infilarsi qui, così, nell'unica posizione possibile. Ecco qua. E andiamo a mettere le tre viti. Sempre con le rondelle, ricordatevelo. Le puntiamo soltanto, poi controlliamo che sia tutto in linea e le stringiamo dopo. Vedete? Guardate, guardate le linee qua. Vedete? Io posso spostare, guardate questo filo qui.
Ecco, quindi quando avvitate, centrate il pezzo e poi avvitate. Non date per scontato che avvitandolo lui sia già in posizione perfetta. Siete voi che dovete guardare di non avere il gradino tra una linea e l'altra. Okay. Ok, perfetto. Poi bisogna spingerlo un po'. Mettiamo questa. Ok. Piccole attenzioni che fanno la differenza. Perfetto. Questo è quello che dovrete avere alla fine del montaggio, vedete? Questa parte qui, scanalata, dovete averla da questa parte qui. Adesso prendiamo questo, vi ricordate quello che abbiamo montato? Questo qui. Lo mettiamo così, dobbiamo semplicemente montare questo in questa maniera. Guardate. Quindi prendiamo 4 viti e 4 rondelle. Ok. Se quando avvitate sentite che è dura la vite, non avvitate perché l'avete messa storta. La vite deve essere libera di poter girare bene, altrimenti avete messo male la vite. Ve lo dico sempre, non dovete avere fretta. L'altra la mettiamo in diagonale, sempre, una qui e una qui. Così le centrate subito. Sono proprio le teste delle brugole, ve ne accorgerete anche voi, che non vi permettono di entrare troppo con la brugola, con la chiave all'interno. Ecco perché si fa un po' di fatica. Comunque, l'importante comunque è raggiungere lo scopo e noi lo raggiungeremo. Questo che sentite in sottofondo, visto che manca la musica, è il mio gatto tigrato europeo di 2 anni, bellissimo, un amore, Michelangelo. Solo che se lo lascio libero di vagare nella stanza mentre faccio il filmato, mi servirà anche il collante dell'adesivo per poi riparare tutti i danni che mi combina. Ecco qua. Prima di stringere controlliamo. Il pezzo è montato davvero correttamente. Che bellezza! Possiamo stringere. Non abbiate paura, stringete, eh? Ovviamente tenete sempre il pezzo perché altrimenti tutto quello che fate come forza va a gravare su questo perno. Guardate. Guardate, non si muove.
bellissimo, che meraviglia. Bene, il montaggio è terminato, questo è il montaggio eseguito correttamente, ecco qui. Come vedete vi troverete questo pezzo che va verso l'alto, non vi preoccupate, rispetto a questo piano questo è inclinato verso l'alto perché poi qua ci vanno le spalle, quindi ovviamente non vanno in linea, ma è giusto così, quindi non vi preoccupate, non l'avete montato storto, è giusto così, ricordatevelo, ok? Bellissimo. Bene, adesso metto pausa al video, prendo quello che ho montato e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, questo è il punto in cui siamo arrivati con la 15ª uscita. Sono davvero soddisfatto di questo progetto perché è uno spettacolo, è bellissimo. Ragazzi, consiglio a tutti quelli che ancora sono titubanti ma lo vogliono fare, fatelo perché vale tutto quello che costa, almeno fino adesso vi dico che ci sono delle strutture e una progettazione pazzesca. Guardate che spettacolo. Koji Kabuto, pronto per quando poi sarà disponibile l'overbuilder. Questo è un braccio e questo è l'altro, con l'elica che poi girerà grazie al motorino interno. Il nostro Koji Kabuto che ci è stato dato in omaggio, che è previsto per gli abbonati, ecco qui, non so, forse anche per gli altri, ma non sono sicuro di questo. Queste sono le due punte in metallo, questo è lo snodo della spalla destra, lo snodo della spalla sinistra è quello che abbiamo appena montato. Ecco, vedete che va verso l'alto, mi raccomando, state tranquilli perché è così che va montato. Questo è quello che ci hanno dato invece per testare le luci, la loro efficienza dei LED. Che vi devo dire? Aspettate, ecco qui, guardate quello che abbiamo sotto il collo e che permetterà tutte le funzioni che ormai già ben conosciamo al nostro Mazinga Z. Bellissimo, non c'è mai stato niente di così completo e grande e strutturato come questo. Questo è il tappo del serbatoio dell'acqua, mi raccomando, ricordatevi, solo acqua demineralizzata o distillata, non mettete acqua del rubinetto perché la membrana, che è molto piccola e sensibile, quando poi si asciugherà l'acqua e ci sarà del calcare, vi si rovina e vi si rompe la membrana, attenzione. Bene ragazzi, guardate, si muove in tutte le direzioni. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie di continuare a dare al canale. Mi raccomando, non dimenticatevi, sempre che ne abbiate il piacere, di iscrivervi. Un'ultima cosa, io ho un gruppo su Facebook per ogni cosa che sto costruendo, per ogni collezione che sto costruendo. Se avete piacere, scrivetemi che vi mando il link. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari, grazie del vostro tempo. Ciao ragazzi, al prossimo video, non mancate, mi raccomando.